Buongiorno, oggi è una bellissima giornata e noi andiamo a mangiare il miglior croissant di Parigi. Quindi andiamo verso la metro. Allora, mentre raggiungiamo la metro vi racconto un po' la storia del croissant. La storia racconta che il croissant prende questo nome dopo le nozze tra Luigi XVI e Maria Antonietta d'Austria, perché le sue derivazioni arrivano dall'Austria, dal kefir, spero di averlo pronunciato bene. Dopo le nozze fu portata la ricetta in Francia e fu utilizzata una pasta francese che lo trasformò nel croissant come lo conosciamo oggi. Ok, siamo arrivati nella pasticceria migliore di Parigi e ora ci mangiamo il croissant. Allora, ci siamo fermati qui e abbiamo preso questo. Pain de chocolat, croissant e milanese, giusto? Al cioccolato, che è una baguette con scagliere di cioccolato e 2 caffè americani. Adesso assaggiamo questa. Buona, una baguette con scaglie di cioccolato. Ma noi siamo qui per il croissant e quindi ora assaggiamo quello. Bello sfoglioso, croccante. È buono da mangiare. L'ho provato. Abbiamo speso un totale di 10 euro per tutto quanto. Adesso andiamo in direzione alle Fayette, perché lei vuole andare a un centro commerciale. È uno dei più storici grandi magazzini della Francia, quindi non puoi non vedere questi posti se vai in Francia. È un centro commerciale. Storico. Storico, ma è un centro commerciale. Forse abbiamo trovato una cosa buona della Fayette, che probabilmente in cima c'è una vista panoramica sulla città. Grazie a me. Grazie a lei e alle sue fonti. Quindi ora tanti amici viaggiatori. Ora raggiungiamo le Fayette e poi vedremo se è vero oppure no. Sì, è vero. Era il fuoco. Siamo arrivati. Cosa c'è da dire su questo posto? È un grosso magazzino che vende un sacco di profumi, borsette, gioielli e vestiti da donna. Consumismo totale. Consumismo totale. A me non piace questo posto, ma a lei sì. E quindi facciamo un piccolo giro e poi usciamo. Ok, niente, come non detto, di là c'è la parte uomo e di qua c'è la parte donna, solo che non abbiamo finito, quindi dobbiamo tornare dentro.
Ok, adesso andiamo in direzione della terrazza, quindi stiamo salendo in cima. Ok, la terrazza c'era e ha davvero una bella vista su Parigi, quindi è gratuita e se venite in zona passate da il magazzino, com'è che si chiama? Lafayette. Passate da Lafayette per vedere la vista dall'alto a costo zero. Fate un giro anche nel supermercato qua sotto, qua nel centro commerciale, perché è carino da vedere. Gallerie. E siamo arrivati al Louvre. Ora raggiungiamo l'entrata, visto che abbiamo già comprato i biglietti online. Costano di 17 euro a persona. Se invece avete meno di 25 anni il costo è gratuito. Benvenuti al Museo del Louvre. Ora ci stiamo dirigendo verso la Gioconda. Siamo arrivati dalla Gioconda e siamo in fila, tra un po' ve la mostreremo. Voglio vederla. Siamo in fila e la fila è abbastanza lunga, come avete potuto vedere. È la stanza più affollata, penso, di tutto il Louvre. Pensate, io è come se stessi camminando all'interno del fiume che divideva la fortezza da questa parte dal muro difensivo dietro di me, e quel pilastro era il pilastro del ponte levatoio, quindi noi stiamo camminando come nel fiume che divideva l'esterno della fortezza alle mura. È spettacolare vedere il cambiamento che ha fatto negli anni il Louvre, prima di diventare un museo così grosso. Prima era una fortezza. Quindi ora lasciamo il Louvre e andiamo in giro per la città di Parigi. Allora, stiamo andando verso un supermercato per prendere qualcosa di fresco da bere e forse qualcosa da mangiare. Quindi andiamo verso il supermercato. Allora, abbiamo fatto un po' di spesa, come potete vedere lì, e ci siamo fermati anche da un fornaio, come avete visto prima, e dopo vi spiego tutto. Intanto raggiungiamo il parco. Allora, ci troviamo dentro un centro commerciale sottoterra. Siamo almeno 3 e ci sono altri 2 piani sopra di noi di centro commerciale che parte sotto una piazza. Ora raggiungiamo la metro e andiamo verso la Torre Eiffel.
Allora siamo tornati qui e ora facciamo un picnic di nuovo. Abbiamo preso tutta la roba, 1, 2 e siamo qui un po' prima di ieri con la Torre Eiffel al tramonto. Ora vi faccio vedere cosa abbiamo preso da mangiare. A proposito, al supermercato ho trovato quest'acqua insaporita alla fragola, vitaminizzata, con più vitamine e al gusto fragola, ed è buonissimo. Comunque in Italia non si trovano solo in giro. L'ho trovata in Inghilterra e qui in Francia e basta. Però sono buone, mi piacciono e ci sono tanti altri gusti, quindi li devo provare tutti. Allora, abbiamo preso la pasta fredda, bottiglia d'acqua, succo di arancia, Coca-Cola, questa bevanda da provare, una baguette, un'altra baguette. Poi abbiamo preso una quiche Lorraine e questa dolce, non so come si chiama e non so esattamente cosa ci sia dentro. Quindi noi mangiamo e ci godiamo questo tramonto tutti assieme.